In questa occasione mi occupo di mostrare perché avere una mentalità scientifica ci permette di sviluppare una metafisica che, seguendo i dettami tipici della scienza, diviene una disciplina seria e affidabile. Ma per prima cosa cercherò di spiegare cosa significhi avere una mentalità scientifica. Avere una mentalità scientifica non significa essere laureati in fisica o in qualunque altra facoltà scientifica e non significa neppure conoscere a menadito le principali teorie scientifiche che oggi impieghiamo per spiegare il mondo, ma significa invece avere un ben preciso approccio nel momento in cui dobbiamo dare una qualche spiegazione a un dato fenomeno naturale che abbiamo riscontrato nel mondo. Più specifico, avere una mentalità scientifica significa osservare la natura alla ricerca di quei fenomeni naturali che si verificano sempre in un certo modo, per i quali dunque possiamo dire che se si verificano sempre in quel modo non è per caso, ma deve esserci una causa che lo determina e noi dobbiamo cercare di capire cosa sia questa causa e per cercare di capirlo dobbiamo tornare di nuovo a osservare la natura cercando di vedere come quella causa opera quando si verifica il fenomeno naturale che vogliamo spiegare, in modo da costruire un modello che replichi quel modo di operare e che ci consenta dunque di dare una spiegazione a quel fenomeno naturale. A quel punto dovremo di nuovo tornare a osservare la natura per vedere se quel fenomeno naturale risulta sempre spiegato dal nostro modello, che dunque rimarrà valido fintanto che sarà in grado di assolvere a questo scopo. In estrema sintesi, avere una mentalità scientifica significa avere il proprio focus sempre sull'osservazione della natura, perché l'osservazione della natura è l'origine e la destinazione di ogni nostra spiegazione. Questo modo di spiegare il mondo non deve però essere limitato al solo ambito scientifico, ma va esteso anche alla filosofia. Con ciò intendo riferirmi proprio alla filosofia scientifica che io stesso ho introdotto e sviluppato, la quale introietta al proprio interno proprio la suddetta metodologia, permettendoci di dire che se la scienza dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono in terza persona, allora la filosofia dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Se infatti ci pensiamo bene, i fenomeni naturali che valgono in prima persona sono un'espressione della natura tanto quanto i fenomeni naturali che avvengono in terza persona, e se dunque vi è un metodo che ha dato grande successo nello spiegare i fenomeni naturali che valgono in terza persona, non vi è alcun motivo per pensare che lo stesso metodo non possa risultare altrettanto efficace per dare una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Uno dei vantaggi in cui incorriamo nel momento in cui introiettiamo il metodo scientifico all'interno della filosofia, proprio nei termini che abbiamo appena visto, è quello di poter poi impiegare una metafisica che a quel punto sarà divenuta una disciplina seria e affidabile, capace di aumentare enormemente la portata dei fenomeni naturali che saremo in grado di spiegare. Potremo dunque lasciarci alle spalle quella metafisica che è esistita fino ad oggi come una disciplina del tutto caotica e inaffidabile, all'interno della quale i filosofi giocavano a fare Dio inventandosi di sana pianta teorie filosofiche del tutto assurde. In sostanza, vi è un ben preciso modo di operare della scienza che può essere esteso alla filosofia, divenendo dunque parte della filosofia scientifica da me ideata, che ci permette di fondare una nuova e più feconda metafisica. Mi riferisco al fatto che in ambito scientifico, tutte le volte nelle quali siamo chiamati a dare una spiegazione a dei fenomeni naturali, le cui cause sfuggono totalmente alla nostra osservazione, non siamo più in grado di sviluppare i modelli che li spiegano nel solito modo, non siamo cioè più in grado di replicare le modalità con cui quelle cause operano, perché per l'appunto quelle cause sfuggono totalmente alla nostra osservazione. In questi casi certamente non ci mettiamo a inventare nuovi modelli di sana pianta, ma semplicemente adoperiamo modelli che abbiamo già sviluppato in passato con successo per spiegare altri fenomeni naturali. In sostanza, non ci inventiamo mai nulla in ambito scientifico, ma semplicemente ipotizziamo di trovarci di fronte a fenomeni naturali che in questo contesto non siamo in grado di osservare con le loro cause, ma che in altri contesti siamo invece riusciti ad osservare sviluppando quei modelli che possiamo poi adoperare anche in questi nuovi contesti. Per spiegare meglio questo procedimento farò un esempio e come esempio prenderò un fatto realmente accaduto in ambito scientifico. Nel XIX secolo, infatti, gli astronomi si erano resi conto che il pianeta Urano mostrava delle perturbazioni che discostavano la sua orbita da quella che avrebbe dovuto avere sulla base delle equazioni di Newton. Ma allora
si trovavano di fronte a delle perturbazioni la cui causa non era in alcun modo osservabile e sono venuti a capo di questo problema ipotizzando che ad essere in gioco fosse un fenomeno naturale che loro già conoscevano, che avevano già spiegato in passato con uno specifico modello. Mi riferisco all'ipotesi secondo la quale ad essere responsabile di quelle perturbazioni erano le attrazioni gravitazionali di un altro pianeta lì vicino, attrazioni gravitazionali che gli scienziati erano in grado di spiegare con uno specifico modello e che, applicato a quelle perturbazioni, ha permesso di individuare dove dovesse trovarsi questo pianeta, e questo pianeta in effetti è stato trovato e adesso è stato dato il nome di Nettuno. Nell'ambito della filosofia scientifica, la metafisica funziona proprio in questo modo, ossia la adoperiamo solo quando siamo chiamati a dare una spiegazione a fenomeni naturali che avvengono all'interno delle nostre esperienze in prima persona, le cui cause sfuggono però totalmente alla nostra osservazione. Ed è in quei casi che invece di inventarci di sana pianta dei modelli, noi prendiamo dei modelli che in precedenza ci hanno permesso di dare delle spiegazioni ad altri fenomeni naturali sempre appartenenti alle nostre esperienze in prima persona. In conclusione, nel caso di una metafisica di questo tipo, possiamo dire che è senz'altro una disciplina affidabile perché non si fonda su modelli inventati di sana pianta, ma sempre solo su modelli che replicano modi di operare della natura che abbiamo osservato, anche se solo all'interno delle nostre esperienze in prima persona. Inoltre, questo tipo di metafisica ci permette di aumentare enormemente il numero di fenomeni naturali che siamo in grado di spiegare nell'ambito della filosofia scientifica, perché ci permette di passare dai soli fenomeni naturali di cui siamo in grado di osservare anche le cause a tutti gli altri. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!